Meet the Pallone di Gravina, a rare cheese made in a small part of Puglia, Italy, called Alta Murgia. It has the shape of a perfect bowl, and that's actually what its name translates into in Italian. But its shape is not the only special feature this cheese has. The Pallone is part of the pasta filata family of cheeses, and I've talked about pasta filata a little bit more in my mozzarella video. I'm gonna link it up here if you want to watch it. But Pallone is a very special cheese because it's made with raw milk and is actually very difficult to make. So difficult that there are only 4 producers in the area and actually in the whole world who make this cheese. And today we're going to visit one of them, Caseificio Stella di Cecca, in the center of Altamura, Puglia, Italy, to see how they make the Pallone. Let's go. Questo prodotto è figlio del nostro territorio e il nostro ruolo è quello di essere custodi di questa antica tradizione. Like other pasta filata cheeses, Pallone starts here, with giant blocks of curd extracted from milk using rennet and natural starter cultures from the day before. Keeping the milk raw during this process means that everything the cows feed on is reflected in the cheese, and the cheese looks and tastes different every day. Normally, the warmer the weather, the more yellow the curd will be. Come puoi notare, il colore della cagliata comunque è un bel giallo paglierino dovuto comunque al fatto che quindi andando gli animali al pascolo, mangiando l'erba, che assimilano beta-carotene, quindi di conseguenza il latte è più giallo e anche il colore della cagliata è più giallo. Quindi di solito un latte d'allevamento intensivo è molto più bianco, quindi un formaggio è molto più bianco, anche lo noti subito dal colore. We are now seeing the curd being kneaded, but to get to this stage, it had to mature for 6 hours. Maturing means raising the acidity levels of the curd so that it can be stretched in hot water without damaging the nutrients inside it. Using a natural starter culture to ferment the milk is a more gentle process than using artificial starters, which give a very homogeneous taste to the cheese throughout but kill the nutrients inside it. Quindi la cosa importante appunto è l'acidità, il pH della cagliata, perché è molto importante. Considera che in partenza un latte vaccino come pH fa 6,80, 6,78, con quel range lì non si potrebbe filare. Poi a seconda anche delle usanze c'è anche un altro modo che è quello di lasciare la cagliata completamente a riposo sul tavolo per un giorno intero finché non raggiunge un pH che può andare dai 5,25 ai 5,20 per una pasta filata dura. Each pallone weighs 2 kilos and needs 10 times the amount of milk. When the pasta filata is ready, it's time to give the cheese its signature round shape. The origin of this shape is unknown. The most popular theory is that cheesemakers in the area sought to make this local cheese stand out against Caciocavallo, which is a very popular cheese in southern Italy and has a very similar shape with the addition of a little head. But because it is so popular, most Caciocavallo is now made with pasteurized milk and artificial starters. Noi da Casale abbiamo fatto anche diverse supposizioni che magari potevano essere quelli che in passato ci poteva essere anche l'aggiunta di latte di pecora. Il latte di pecora è a filo corto, durante la filatura riesce a modellare meno rispetto a quello di vacca e quindi per un'esigenza decidevano di farlo a forma rotonda, però non c'è nulla di scritto, non c'è nulla che testimonia il motivo vero e proprio perché si è fatto questa forma. Per noi la risposta più logica è quello che doveva essere distinto dal classico caciocavallo, quindi in questa zona venivano prodotti dei formaggi a pasta filata di forma tonda. La forma è lo stampo di un prodotto e allo stesso tempo poi diventa il simbolo di quel prodotto. Wow, è uno un po' più grande. Sì, questo lo fa un po' più piccolo. To lock in the shape, the cheeses need to spend from 6 to 8 hours in cold water. And here is when Francesco, the cheesemaker, starts to take the name of the cheese quite seriously. Perché lui li lancia, devi lanciarli lì. Oh madonna, aspetta un attimo. Vai. Uno non lo far cascare però. Oddio. Giocavi a pallacanestro da giovane? Forse dovresti allontanarti. Aspetta che zoom un po'. Vai.
ci sta. Ci siamo fatti Un bagno. Vai. Sì, beh, volevamo un po' troppo da questa ripresa. After the cold water bath, the cheeses spend a few hours in brine. Unlike fresher pasta filata cheeses like mozzarella, no salt is added when the curd is stretched, so spending time in brine is crucial for the flavors to develop. The cheeses are fitted with nets and hung in pairs. Perché chiaramente l'effetto della salamoia ha un effetto di osmosi inversa, il sale penetra dall'esterno verso l'interno, ti consente anche di conservare meglio il prodotto, che fuori si crea una bella crosta che poi quella fa da protezione al prodotto anche. The cheeses spend from a week to 10 days in this room to dry, before being moved to a natural cave to complete the aging process for a minimum of 90 days. Quando vediamo che il pallone si è asciugato, infatti se vedi la differenza tra questo che abbiamo uscito dalla salamoia adesso che è più bianco, a questi guarda come c'è la differenza di colore, perché iniziano comunque ad asciugarsi, perché poi tra l'altro la salamoia ha anche questo effetto che permette, fa continuare la sineresi, quindi la fuoriuscita di siero dall'interno della cagliata. Natural caves give the cheese an aromatic and intense flavor, slightly spicy, which is hard to recreate in a temperature-controlled room. Aging cheeses like this is a true ode to tradition, and it really doesn't happen often. To make me better understand what the aging in the natural caves truly does, Angelo Antonio makes me taste pallone at 2 different stages, a 1-month-old cheese and a 10-month-old cheese. Pay attention to the texture. Here we can see how keeping the milk raw has given the cheese what cheesemakers call eyes. These are the bacteria, but a good kind, that were present in the grass the cows fed on, which are normally killed when milk is pasteurized. Quando c'è il latte crudo è molto comune, molto spesso all'interno del prodotto sulle facce vedere queste occhiature, che non sono altro che eterofermentativi, quindi possiamo avere dei propionici, ma chiaramente che sono tipici di un formaggio al latte crudo. L'occhiatura io la valuto molto, per me è importante vedere l'aspetto dell'occhiatura perché è presente. Abbiamo comunque degli occhi medio piccoli e ha una buona distribuzione. Poi ci sono delle occhiature che per me non vanno bene quando ci sono appunto dei buchi, ecco, troppo piccoli che si trovano soprattutto in una zona particolare, quello per me non va bene. Questo pallone, secondo il nostro criterio, ha una bella faccia. Infatti ha gli occhi, quindi si dice Sì. proprio faccia, ok. Quindi ecco, non si ritrovano queste occhiature nei formaggi di latte con latte pastorizzato. Con latte pastorizzato, sì, se hai queste occhiature c'è stato un problema. Praticamente tu lavorando al latte crudo, all'interno ti ritrovi una microflora di batteri buoni e ci possono essere anche dei batteri che non sono buoni. Con la pastorizzazione tu uccidi il buono e il brutto. Ok, quindi se ti ritrovi degli occhi durante la pastorizzazione vuol dire che c'è qualcosa che non è andata bene. Quindi sono necessariamente, diciamo, quelli brutti che... Esatto, sì, sì. Esatto, che sopravvivono appunto al processo di pastorizzazione. Partiamo con questo qui più giovane. Ok. Già al tatto noterai una pasta più morbida. Sì, molto morbido. Vedi, prova a spezzarla. Questo odore molto di burro, di panna fresca. Sì, sì, molto nei primi dolce, mesi, sì. esatto, c'è la dolcezza nel prodotto, proprio è una caratteristica. E le stesse cose poi le ritroverai, almeno me lo auguro, al palato. Io assaggio, Assaggiamo. Sì, buono. Molto buono, si scioglie proprio in bocca come il burro, insomma. Si sente anche che è latte crudo, Sì, cioè ha un sapore c'è anche distinto. un accenno anche di erba fresca, Sì, di sì. pieno fresco qui. Nel formaggio al latte crudo ci sono tante sfumature. Tu non sai, magari anche all'interno dello stesso formaggio Esatto. ci sono dei sapori diversi. Sì. Assaggiamo il secondo? Ok, quindi qui ci dobbiamo aspettare un po'. Qui già la struttura della pasta è cambiata, sì. è una struttura più dura. Anche qui ripetiamo la stessa operazione, quindi lo spezziamo, Esatto, si spezza proprio molto più lo portiamo facilmente. al naso. Sì, noti, ecco, il Qui hai piccante. il burro cotto, hai questa nota di speziato,
Il fino non lo senti più come fino Sì, fresco, erba fresca, ma senti qualcosa di più evoluto anche. E si capisce già che sarà più piccante. Quindi assaggiamo. Vediamo cosa ci aspetta. Questo è più avvolgente. Ma la cosa bella è che nonostante abbia un sapore più pronunciato, piccante, si scioglie sempre in bocca, cioè Sì, mantiene questo è sempre dovuto anche quella... alla grassezza della materia prima. Sì. È burro cotto. Sempre molto, molto morbido, magari altri formaggi stagionati anche che stagionano Questa è la anni, nostra particolarità. perdono quella morbidezza, invece qui rimane. Buono. È proprio buono. Buonissimo. Io poi adoro, cioè personalmente adoro questi formaggi semiduri. Assaggiandoli entrambi noti proprio la progressione, perché magari alle volte c'è il formaggio stagionato poco o tanto, che sono molto diversi tra loro, cioè tu non diresti mai che è lo stesso formaggio. Qui invece hai un filo, quindi Sì. hai un filo conduttore. Angel Antonio's dairy makes from 10 to 20 cheeses a day, depending on the milk supply. That is a very small number compared to other dairies making aged cheese. Io sono sempre stato per un'idea che il meno è più buono, cioè quindi fare meno rispettando i ritmi della natura. Faccio parte di una famiglia che da 4 generazioni fa formaggi qui ad Altamura e sin da piccolo ho avuto la passione per il mondo caseario e soprattutto per il mondo che è alle spalle. Quindi tutto quello che è legato all'agricoltura, alla zootecnia e poi per me fare il formaggio è un risultato finale di un lavoro che si è fatto a monte, motivo per cui dobbiamo difendere a denti stretti questo metodo di produzione, questo modo di fare. Despite some documents from the mid-1800s documenting that Pallone was once one of the most popular cheeses in southern Italy, the reality for this cheese is much more bitter. This tradition had almost been lost. It was only a few years ago that Angel Antonio and very few other cheesemakers started making Pallone again. But while Pallone is now very well known among the international cheesemaking community, finding support within the local community has been incredibly hard. Ma onestamente secondo me il pallone è più apprezzato all'estero. È più apprezzato all'estero ed è più consumato, perché molto spesso ci è detto che nessuno è profeta in patria. Io un po' ci credo, perché forse noi ci rendiamo conto delle cose, del valore delle cose solo quando le perdiamo, e questo è molto sbagliato. Perché magari un cittadino comune sa che c'è il pallone, però preferisce acquistare, non so, del parmigiano o altri formaggi che hanno dei brand comunque molto più famosi. Quello che dovremmo fare noi è ritornare ad acquistare i nostri prodotti che poi tra l'altro sono le nostre tipicità. E all'estero io i riscontri che ho sono dei riscontri di effetto wow, la gente resta entusiasta a vedere questa piccola tradizione che risulta differente da tante altre produzioni che possono sembrare tra loro anche un po' comuni e già viste, ecco.